Siamo già tutte sorelle? Siamo sorelle solo perché siamo donne? Questa sorellanza è qualcosa che magicamente scende dal cielo e ci unisce tutte quante senza problemi? Su questo video ti voglio spiegare una cosa che ho chiamato il loop della sorellanza e consta di 5 fasi. 5 fasi che sono parecchio convinta che molte di voi avranno già provato. E se invece non le hai provate, ti consiglio comunque di ascoltarle per vedere se poi si verificano oppure meno. Spoiler, prima o poi si verificano sempre. A meno che non prendiamo consapevolezza di questa cosa e cominciamo a invertire la rotta. E come si fa? Troverai tutto su questo video, dove per il momento finale ti spiego un paio di punti del come fare per uscirne. Intanto, se non mi conosci, sei capitata qui per caso, il mio nome è Laura Ghianda. Mi occupo di spiritualità radicata e teosofia, che è una visione spirituale, ma anche no, attraverso l'immagine guida di una madre cosmica e adatta a costruire un nuovo umanesimo. Questo è un canale adatto a persone che non hanno certo paura di pensare fuori dagli schemi, perché non me ne si voglia, è la mia cosa preferita, proporre spunti di ragionamento che non trovi facilmente da altre parti, quindi spero di trovarti tra gli iscritti e le iscritte del mio canale e andiamo avanti. Io mi sono trovata tantissime volte in questa situazione e chiedo se per caso anche a te è successo. Immagina, primo giorno, ingresso in un nuovo cerchio. L'aria che profuma di incenso, la musica soave di sottofondo, le candeline accese, tante belle donne sedute sui propri cuscini, dove ce n'è poi uno vuoto che aspetta proprio te. E ti siedi e tutte si presentano e poi inevitabilmente c'è sempre qualcuna che dice: finalmente sono felicissima di essere qui, il mio nome è Laura e sono già commossa perché quella di trovare delle sorelle è sempre stato il sogno della mia vita e finalmente mi sento in un posto dove posso dire tutto senza essere giudicata. Bellissimo, però è la prima volta che ci conosciamo. Eccola lì, la mettiamo a fuoco bene subito. Il problema è l'aspettativa di trovare la sorella già pronta, già fatta. E questa cosa succede dappertutto, persino quando fai un corso di formazione in qualcosa. Per cui, cito la mia cara sorella Morena Luciani Russo, lavorare in una dimensione di cerchio non equivale a essere un cerchio. Essere un cerchio richiede anni di lavoro con una stabilità di almeno una parte delle persone e una chiara visione condivisa. Dall'altra parte invece quasi sempre si parla di gruppi più o meno duraturi dove si lavora in cerchio. Può essere nel caso di una celebrazione, può essere nel caso di un corso, può essere tante cose. Attenzione però, se ti ho un po' infastidita, sappi questo, in realtà quel nucleo di fondo che ci porta a essere così è qualcosa di meraviglioso, ascolta un po', perché dietro c'è un bisogno, ok? Qual è il bisogno? Il bisogno è quello di avere un mondo diverso, dove tra di noi, dopo secoli di separazione, non ci facciamo più le scarpe, non siamo più invidiose le una delle altre, non ci strappiamo più la corona dal capo, non ci tagliamo più le gambe, non ci boicottiamo, non ci sparliamo le spalle. Il fatto è che tutte noi vorremmo questa cosa. E questo è bellissimo, prendiamolo e mettiamolo lì. Il bisogno, ricordiamocelo, ma il bisogno deve essere il nostro goal. E invece l'errore che si fa non è nel sogno, è l'errore. L'errore è nel crederlo già fatto, che basta solo arrivare nel posto giusto e tutto è già pronto. E invece non è così, perché non è una persona che magicamente fa accadere questa cosa, ma è ognuna di noi, la nuova, la vecchia, quella di mezzo, quella già arrivata, quella che è appena arrivata, è ognuna di noi con la sua parte equa di responsabilità.
E c'è un enorme lavoro perché gli ostacoli dalla situazione attuale a questa cosa qui sono infiniti. Tutti culturali, non nel nostro cervello, non nella nostra natura universale femminile, però ci sono e vanno visti. E allora vediamo come funzionano queste 5 tappe del loop della sorellanza. Tappa numero 1, la fase della luna di miele. È la fase di Big Bang di entusiasmo, una cosa bellissima da provare, incredibile, che è quella un po' della scenetta che ho fatto all'inizio. Sono tutte mie sorelle, le amo tutte, sono tutte fantastiche, sono tutte bellissime, siamo tutte d'accordo, il sogno si è avverato. Questa è la fase dove, proprio per questa energia esplosiva ed espansiva, direi assolutamente yang, ma non chiamiamolo yang maschile per piacere, ti rimando al mio video maschile femminile interiore, lo trovi sia in descrizione sia qui sopra e lì ti spiego perché dico questo, dove poi siamo tutte super tolleranti, super accoglienti, diamo proprio il meglio del meglio del meglio di noi stesse e cerchiamo solo le prove che dimostrino che il nostro sogno in effetti è sul serio realtà. Però, per fare questo, tagliamo fuori una parte enorme di noi stesse. Non comunichiamo i nostri confini, i nostri sì e i nostri no non sono autentici per forza perché non è umano una cosa così. E per essere sempre accoglienti e accondiscendenti, spesso rinunciamo a comunicare quali sono le nostre visioni e le nostre emozioni. Qui c'è un vizio culturale che è quello di credere che siccome siamo in un cerchio di donne, sicuramente valori e visioni della realtà saranno già in automatico condivise. Questo è un errore enorme che si porta dietro da una sorta di femminile indifferenziato che, attenzione anche qua, non è il femminile dell'universo, non è il nostro cervello, è un'educazione culturale, siamo state educate così. Ed è una narrazione che nell'Ottocento è tornata molto in voga, l'Ottocento è l'altro ieri, per cui noi crediamo che il femminile debba essere indifferenziato. Non è sano. Questa idea del siamo tutte una e indivisibili ovviamente prima o poi viene a stridere ed eccoci alla fase 2 del loop della sorellanza. Il ripristino dell'umanità. Proprio perché è disumano, proprio perché non esiste. È vero che siamo tutto uno, ma con tutto non solo tra noi donne, però è vero, come lo spiego io, principio di non separazione, che noi siamo al contempo uno, ma anche diverse e separate. E ognuna di noi è portatrice di scala di valori, visioni del mondo, abitudini, eccetera, eccetera, probabilmente diverse dall'altra. Siccome la fase 1 è un problema che rinforza la bugia che basta volerlo per essere sorella, questa cosa invece mette in evidenza la fase 2 che così non è. Ecco che finisce quell'enorme mole di energia che serve per essere sempre accoglienti e accondiscendenti e la nostra umanità spinge per emergere. Ciascuna con le proprie differenze inizia a mostrarsi per l'individuo che è. E cosa succede se la nostra sorella amata e adorata improvvisamente dice di avere delle idee che sono opposte alle nostre? È già successo, me ne raccontano tante, ne ho passate tante. Succede che tutte le nostre ferite che sono lì perché nessuno ci ha educate a una relazione con i nostri confini sani, su questo ti suggerisco il video sui confini, te lo linko sia in descrizione sia qui sopra, ci viene un po' da dire: come osa lei non essere come la volevo io? E qua scattano una serie di cose. O mia dea è diversa da me e quindi sta screditando me, perché se lei è diversa allora sono sbagliata io o è sbagliata lei? No, sarà sbagliata lei. Mette in evidenza tutta la fragilità su cui culturalmente noi donne dobbiamo lavorare. Questo sarebbe il momento in cui la sorellanza dovrebbe iniziare nella pratica, ovvero la sorellanza si fa, non si crede che sia già lì. Però siccome nessuno ci insegna, non inizia mai. E non riusciamo a venirne fuori perché nella nostra testa il mondo deve andare come nella fase 1. Ecco così che arriviamo alla fase 3.
la caduta degli dei, o meglio, la caduta delle dee. Ovvero ci trasformiamo da quelle che danno il meglio a quelle che danno il peggio. Perché siamo totalmente impreparate ad affrontare la relazione vera sul piano dell'intreccio della relazione. E si fa un po' dire, io che per loro ho rinunciato a delle parti enormi di me, come osano adesso non fare la stessa cosa? Ma questo è perché la relazione sana, nella relazione sana, nessuna e nessuno d'altronde dovrebbe rinunciare a delle parti di sé. È proprio lì il punto. La caduta delle idee è quella per cui da sono tutte splendide e meravigliose diventano l'esatto opposto. L'altra, dal piedistallo, è piombata senza mezze misure nella nostra stalla mentale immaginaria. Stadio numero 4. Il dramma. Una cosa che purtroppo ho notato e su cui faccio veramente tanta fatica è che anche problemini piccoli piccini così, quelli che si potrebbero risolvere in 2 secondi, diventano delle tragedie. E tutti mi ameranno, disperandosi. È come se non si riuscisse a concepire una sana via di mezzo tra gli unicorni, i glitters, i cuori, gli arcobaleni e l'omicidio. E anche qui non è la natura del femminile, è una combinazione tra fattori culturali e personali. Qui il giglio delicato, pieno di amore, la morbida accoglienza è capace di diventare la peggiore bestia che tu abbia incontrato in tutta la tua vita. Giochi di potere. Il cosiddetto potere sotto, che è veramente tipico degli ambienti femminili su cui prima o poi farò un video, e che è la presunta ribellione verso l'altra vista come quella che si presume abbia più potere, attraverso però sempre dei giochi di potere. Manipolazioni, consce o meno consce, la divisione in gruppetti, lo sparlare dell'altra sempre quando l'altra è assente, una cosa assolutamente da vedere insieme questa. La dinamica noi-voi, confini perennemente calpestati, nonché le gogne, e attenzione che il problema è sempre l'altra. E troviamo un modo comunque sempre per raccontarcela e giustificare noi stesse. E questo è un altro guaio, perché? Perché spesso in realtà il problema non è nell'una nell'altra, a volte sì però, ma è nella relazione. E la relazione è una cosa che funziona tra ciascun individuo che è implicato nella relazione e ciò che ne sta in mezzo e che sarà unico per qualsiasi relazione, che poi la relazione può essere anche fatta di più persone. E quando cambia anche una sola variabile, se D diventa E, cambia di nuovo tutto l'assetto. Capiamo che non si può farne un capro espiatorio così facilmente? Di fatto però nella fase del dramma è molto più facile, succede sempre, eleggere una nemica. Quinta e ultima fase, la disillusione. La disillusione è quando tu solo a sentire il nome sorellanza ti viene il conato di vomito. E succede sempre quando tu ti ritrovi a essere nel ruolo dell'altra, ti viene proprio la nausea. Chiedimi se ci sono mai passata. I gruppi si sfaldano traumaticamente, le ferite sono di tutte quante, chi resta, chi va, tutte. Perché proprio per la serie che anche quando i problemi sono piccoli li riusciamo a far diventare enormi, e capita che il gruppo dominante, se rimane, trova una nuova alleanza facendo leva sulla nemica comune e ricomincia il loop da capo, perché quando si identifica la nemica comune, che diventa quella sbagliata, quella che ha causato tutti i guai, allora è un po' come se si disinnescasse questo ciclo per ricominciarne un altro e giù di nuovo da capo, fase 1, fase 2, fase 3 e prima o poi ritorniamo a ripetere tutto quanto. Prima di passare a parlare a come uscirne, ti ricordo che c'è anche la mia newsletter che puoi trovare linkata in descrizione se vuoi unirti anche tu alla mia cerchia più ristretta. Allora, per uscirne dobbiamo fare leva su alcune cosette. La prima,
ci si può lavorare molto, ma ci vuole un po' di impegno, è quella degli skills, ovvero una serie di capacità che possiamo accumulare. E questi skills sono sicuramente l'intelligenza emozionale, non si scappa. Non esistono relazioni sane se non abbiamo una buona base di intelligenza emozionale e già qui di lavoro ce n'è a palate. Dopodiché una buona conoscenza di se stesse. Se stesse significa con i propri temi, con le proprie difficoltà, quindi una buona maturità, che è un po' il contrario di quello che per paura di non essere abbastanza, altra ferita culturale del femminile, noi ci inventiamo di essere già perfette. Questo ci impedisce A di metterci in discussione, B di capire quali sono le nostre difficoltà. Facciamola facile, ce le abbiamo tutte, ok? Non è che ce l'hai tu perché sei sbagliata mentre io sono figa e non le ho. Le ho anch'io, continuo a lavorarci, ok? Non esiste essere umano al mondo che non ce le abbia queste difficoltà. Tu conosci le tue? Un altro skills è la comunicazione, imparare a comunicare nel modo migliore possibile. Comunicazione in generale. In particolare comunicazione anche dei nostri confini, che è una cosa che nei cerchi non si fa praticamente mai e su cui ti ho già invitato a vedere il video che trovi in descrizione. Un altro skills è il problem solving. Dobbiamo diventare brave a risolvere le difficoltà e i problemi per evitare anche la fase del dramma. Un problema è un problema, succedono spesso, succedono anzi sempre e non è come l'illusione della fase della luna di miele dove pare che per essere sorelle non dobbiamo avere problemi, anche questo è nelle fiabe, è irreale. Siamo al mondo, esistono i problemi, non c'è problema, si può risolvere, è questo il mindset giusto per affrontare i contesti con le persone. Però soprattutto è inutile che accumuliamo skills se non lavoriamo su questa cosa qui, la narrazione. Se tu hai già visto il mio video sui confini, altrimenti te lo suggerisco per la terza volta, saprai già che abbiamo un problema di spiritualizzazione delle ferite negli ambienti femminili, ok? La narrazione è quella che porta al contesto della luna di miele, dell'ingenuità della fase 1, quella iniziale. Questo significa che non possiamo lavorare a questi skills e a tutto quello che abbiamo detto su questo video se prima non cambiamo l'idea che il femminile sia solo accoglienza, che il femminile sia solamente che il femminile sia solo morbidezza, che il femminile sia solo gentilezza. Non potrà mai funzionare. Continueremo a rincorrere la fase dell'illusione dello step 1 e a essere frustrate per non trovarla mai, perché nessuno di noi è così. Accettiamola questa cosa, accettiamola. Siamo esseri umani e non lavandini che buttano giù di tutto, ok? Ecco perché su questo ti suggerisco il mio video dell'andare oltre il maschile e il femminile interiore così come ce lo raccontano, e anche quello lo trovi linkato in descrizione, dacci un occhio. Un altro punto, vari ed eventuali chiamerei, che però è necessario è questo. L'altra, l'accettare di poter essere semplicemente delle corsiste che lavorano insieme, tutte donne, che con qualcuna condivideranno di più, con qualcuna condivideranno di meno, con qualcuna ci si troverà meglio, con qualcuna ci si troverà peggio, e sperimentare semplicemente l'umanità di tutto questo, senza avere queste aspettative realistiche che siccome siamo tutte donne, siamo già tutte perfette, ci amiamo tutta la follia. Perché? Quindi proviamo al prossimo percorso che frequentiamo a non avercela questa aspettativa, a dire ok, siamo un gruppo, lavoriamo insieme per imparare qualcosa, ma non siamo necessariamente sorelle, migliori amiche, eccetera, eccetera. Siamo solo delle donne che si trovano lì perché hanno tutte la stessa volontà di imparare da un percorso. Un vario ed eventuale per le mie colleghe. Conduttrici, la smettiamo di vendere il sogno del punto 1 solo allo scopo di tirar su più gente? Ce l'abbiamo chiaro che questo è un bisogno, sì, ma glielo diamo? No,
perché non esiste e qualcuna di noi lo sa che non esiste, anche se ci vorrebbe credere anche lei. Poi cosa succede? Che non ci sappiamo gestire quello che accade, perché noi non possiamo vendere una cosa del genere anche solo per il fatto che per quanto noi siamo delle facilitatrici magari meravigliose, non è tutta nostra responsabilità, perché questo tipo di lavoro va fatta sulla responsabilità di ciascuna delle donne presenti e questo non lo possiamo controllare come conduttrici, no. Ed è anche un po' poco sano credere di poter fare questa parte, Ok il bisogno, ma al bisogno bisogna rispondere in modo sano, non disfunzionale. Certo, siamo in un'epoca che vuole tutto e vuole subito e noi per arrivare ad adempiere questo bisogno, ve lo ricordate? Quello all'inizio, quello che dicevo prima, quello di avere un modo più equilibrato di relazionarci tra noi donne? Ecco, purtroppo non si può fare in breve tempo. Perché? Perché la ragione per cui siamo finite così sono secoli, se non forse millenni di ferite accumulate. Se qualcuno promette di risolvervela in 2 settimane, siete davanti o a una pazza o a tanta fuffa. Lo dobbiamo fare tutto questo lavoro, io vi prometto che faccio la mia parte. In palio c'è molto di più, c'è la conquista del nostro reale potere. Anche se prima serve vedere che quegli arcobaleni lì sono un po' tanto marroncini. Puoi seguirmi sui social se vuoi, Facebook oppure Instagram. Ti ricordo di nuovo la mia mailing list in descrizione. Spero di trovarti tra le iscritte e gli iscritti del mio canale. Al prossimo video, ciao!